Cari amici della musica antica, è un piacere darvi il benvenuto a Vivere Musica, una nuova iniziativa per portare avanti il percorso musicale intrapreso da Antiqua Vox, la fondazione che dà voce alla musica antica e non solo, un'attività che Antiqua Vox vuole estendere anche in questi giorni, nei giorni della quarantena, per poter raggiungere il pubblico degli amici che hanno seguito le tante iniziative che riguardano il patrimonio strumentale antico, gli organi, il restauro di strumenti antichi, ma anche moltissimi concerti che in forma di rassegne e di festival da anni vedono Antiqua Vox protagonista. E tra gli amici più preziosi di Antiqua Vox c'è Andrea Marcon, che saluto e rivedo con tanta gioia. Buongiorno Andrea. Ciao Valentina. Vedo un bellissimo clavicembalo alle tue spalle, di che cosa si Sì, tratta? ma è uno strumento, è il mio primo clavicembalo, cioè, costruito assieme a mio padre, un falegname amico nostro, nel 79, pensa un po'. E da questo strumento prese in un certo senso il via anche il mio percorso musicale, ma da questo strumento nacquero anche i suonatori della Gioiosa Marca e poi i nostri primi concerti, ovviamente il mio primo concerto di clavicembalo. Quindi lo tengo ancora sempre qui nel mio studio perché è uno strumento a cui sono molto affezionato, anche se ovviamente ho anche dei cembali molto più belli, però qui c'è un legame affettivo molto forte. Vivere musica è il titolo che abbiamo voluto dare a questi incontri. La musica è davvero vita, la musica dei musicisti, degli strumenti e anche l'idea, ecco, di come ci auguriamo tutti di poter tornare presto fuori a far vivere la musica all'aria aperta. E è un ciclo di incontri questo che vede tanti amici. Non vogliamo svelarvi già quanti perché speriamo anche che questo percorso possa crescere nel tempo, un percorso coordinato da Giulio De Nardo e che vede in questo nostro primo incontro con la tua presenza un inizio che ci darà modo di scoprire tappa dopo tappa, incontro dopo incontro, il repertorio della musica antica, grandi pagine della musica antica che apriranno finestre su molti importanti passaggi proprio della storia della musica. Lo faremo in maniera amichevole, in maniera informale e per questo primo incontro qual è il pezzo che hai scelto di raccontare con noi? Sì, l'idea appunto è quella di non rimanere troppo passivi in questo momento in queste lunghe settimane di quarantena. E con Giulio si parlava che sarebbe stato bello partire con una nuova iniziativa proprio per non perdere anche il contatto con il pubblico e sfruttare i video che possiamo ormai facilmente trovare su YouTube. E in questo caso abbiamo scelto un Vespro di Natale di Claudio Monteverdi e di altri musicisti veneziani del Seicento, un concerto che ho diretto al Concertgebouw di Amsterdam assieme al gruppo strumentale della Cetra di Basilea e anche al vocal ensemble La Cetra di Basilea. È un concerto, devo dirti sinceramente, non ricordo esattamente quanti anni fa, ma forse parliamo già di 3 o 4 anni fa, ed era stato trasmesso in streaming proprio dal Concertgebouw. Ed è un pezzo molto particolare questo, appunto, perché immediatamente viene da pensare al Vespro della Beata Vergine per quando si fa riferimento a Monteverdi, ma qual è invece la cifra speciale di questo Vespro? In cosa si distingue? Ma è la sfida, diciamo, di poter in un certo senso osare di trovare il modo per ricostruire altri Vespri di Monteverdi che certamente lui in forma liturgica ha avuto modo di dirigere
a San Marco a Venezia e probabilmente anche in altre chiese veneziane, come la Chiesa della Salute di sicuro e altre ancora. Quindi è vero che il Vespro della Beata Vergine è stampato nel 1610, quando lui era ancora a Mantova, stampato però a Venezia. È vero che è l'unico Vespro che abbiamo di Monteverdi in stampa, e tutto il resto che abbiamo riferente appunto a composizioni liturgiche o composizioni che comunque hanno un nesso con il Vespro, quindi i salmi, lo troviamo all'interno di altre pubblicazioni musicali, quindi non più all'interno della forma musicale Vespro, con tutta l'alternanza dei salmi, eccetera, eccetera, ma troviamo dei brani singoli, soprattutto all'interno della collezione chiamata Selva morale e spirituale, pubblicata nel 1641, quando Monteverdi era ancora in vita e morì da lì a poco. All'interno della Selva morale e spirituale troviamo ad esempio alcuni salmi che sono stati musicati più volte, non solo una volta. Questa testimonianza appunto che c'era anche l'esigenza da parte di Monteverdi di proporre le parole del Dixit Dominus, per esempio, ma ovviamente intonate o musicate sempre in forme diverse, per non sentire sempre la stessa e unica diciamo intonazione o composizione. E da lì ho preso spunto per cercare di in un certo senso come una sorta di puzzle musicale, cioè ho preso dei singoli brani presi appunto da raccolte diverse, in questo caso anche di altri compositori che comunque collaboravano con Monteverdi, come ad esempio Usper, oppure come ad esempio Grandi, oppure Giovanni Gabrieli. Quindi compositori comunque che rientravano nella cerchia del grande e divino Claudio, e prendendo semplicemente lo schema, la struttura codificata del Vespro della Beata Vergine, codificata perché messa appunto alle stampe nel 1610, ho preso questo scheletro e l'ho riempito di altre composizioni, sempre di Monteverdi, oppure nel caso dei cosiddetti concerti in loco antifone, cioè era il brano che poteva essere anche solo strumentale, oppure strumentale vocale, poteva essere un mottetto con testo comunque legato alla festività, e che veniva eseguito subito dopo il salmo. Questa era una prerogativa tutta veneziana, perché nel resto d'Italia la struttura del salmo era antifona, salmo, antifona. E il doge evidentemente non voleva riascoltare l'antifona che precedeva il salmo per una seconda volta, e quello, come possiamo vedere appunto chiaramente anche nel Vespro della Beata Vergine, era il luogo dove veniva eseguito, lo chiamavano a volte addirittura concerto, appunto concerto in loco antifona. Si eseguiva quindi un brano vocale o strumentale e durante l'esecuzione dello stesso il celebrante poteva recitare anche ad alta voce o a voce sommessa il testo dell'antifona, che veniva appunto sostituita da questo brano strumentale o vocale. Quindi il concerto in loco antifone. Questa alternanza antifona, salmo, concerto in loco antifone si ripete per ben 5 volte. Poi invece ovviamente abbiamo il Magnificat finale. Una struttura questa che è ricchissima non soltanto proprio da un punto di vista formale, ma questo fiorire di un'anima barocca da un punto di vista proprio della visione del brano ci fa proprio capire come Monteverdi sia stato l'anello di congiunzione tra lo stile antico e lo stile moderno, ma anche l'anello di congiunzione tra sacro e profano, perché queste pagine di musica sacra grandiose, così grandiose, sono state opera
del creatore dell'opera, del melodramma, così come lo intendiamo in termini moderni. E allora è difficile, ma tu ci proverai, senz'altro ci riuscirai bene a definire quali sono i caratteri prettamente innovativi di Claudio Monteverdi, che poi si sprigioneranno letteralmente all'ascolto di questa registrazione. In un certo senso Claudio Monteverdi è stato davvero l'inventore dell'opera moderna, perché se analizziamo l'Orfeo, e chiaramente c'erano stati dei piccoli altri esempi che precedettero appunto questa incredibile composizione. In un certo senso all'interno dell'Orfeo troviamo già 200 anni di opera, cioè suona abbastanza quasi come una provocazione una frase del genere, ma in realtà è come se lui avesse già il primo esempio di opera è già perfetto in se stesso. Cioè, poi chiaramente nel tardo barocco ci sarà la suddivisione tra aria e recitativo magari una forma anche con l'aria, con il da capo, che potrebbe anche sembrare noiosa, ma Monteverdi all'inizio prevedeva già una forma aperta, perché ovviamente non c'è la successione dell'aria e del recitativo come troveremo nel tardo barocco, ma c'è proprio l'idea di una linea continua, cioè mancano i da capi, ovviamente non c'era ancora quella struttura, no? Quindi in un certo senso c'è un'evoluzione del linguaggio musicale legato all'opera, trova questa forma nel tardo barocco con l'aria, il da capo e il recitativo secco, però poi più andiamo avanti, più ritorniamo a quella che era l'idea originale di Monteverdi. Quindi lui in un certo senso è stato il pioniere, ma ha anche anticipato tutto quello che è venuto dopo. E la cosa più, forse l'aspetto più eclatante della sua grandezza in termini di nuove idee musicali e di una nuova estetica musicale è proprio quella legata agli affetti, questa nuova parola che improvvisamente dal Rinascimento, dove per così dire non si doveva far apparire in maniera troppo evidente, anzi meglio, si doveva quasi nascondere, no? Si dovevano nascondere i sentimenti, questo lo vediamo molto bene anche nelle pitture rinascimentali, dove vediamo che non viene espresso un sentimento particolare sulle figure che noi guardiamo, perché le figure non hanno come scopo primario quello di commuovere chi vede il quadro. La stessa identica cosa era così anche per la musica, se non che poi incombe Monteverdi e già nella prefazione del suo quinto libro dei madrigali avrà modo per mano del fratello Giulio Cesare Monteverdi, che però usa ovviamente le parole di Claudio, di specificare che lui doveva giustificarsi dalle critiche che stava subendo dai teorici dell'epoca, no? E quindi lui si giustifica dicendo: io mi prendo queste licenze nello scrivere perché la musica è serva della parola e non più il contrario. Quindi la necessità di andare di superare le regole per diventare più espressivi. E la stessa cosa la troveremo ovviamente nelle arti figurative. E quindi per diciamo quel periodo storico che noi oggi chiamiamo barocco, ma il termine, diciamo, poi in ogni caso esiste un primo barocco che è quello del 600 e un secondo barocco che è la prima metà del 700, e sono due stili davvero molto lontani fra loro. Quindi è una terminologia adesso comune e moderna, ma all'epoca Monteverdi diceva semplicemente: prima esisteva una prima pratica e questa è una seconda pratica. E con questa seconda pratica lui voleva semplicemente dire che c'è ora l'esigenza di una nuova estetica, di un nuovo gusto musicale, dove c'è la necessità di commuovere o di condividere, diciamo, un particolare stato d'animo
o un sentimento. E questo ovviamente coincide anche con l'invenzione del quello che veniva chiamato recitativo, il recitar cantando, quindi poi ci sarà, come dire, questa specie di emancipazione quasi sotto anche il profilo della scrittura, cioè non si potevano più continuare non si poteva più continuare a scrivere a 4, 5, 8 voci, perché più il tessuto musicale era complicato, meno liberi ci si poteva sentire, più legati al tactus appunto si era al momento dell'esecuzione. Quindi il basso continuo è una sola voce, e questo permette appunto un modo di cantare che è molto legato alla recitazione, e quindi è un modo di cantare che non è più legato alla misura intesa come tactus. Questa grande libertà agogica che ha riscontro proprio sul livello cioè quando parliamo di recitazione sappiamo benissimo che non possiamo parlare sempre con la stessa velocità, ma la velocità cambia in base al senso della frase. E questo stesso tipo di descrizione che ho fatto io adesso lo ritroviamo poi nei trattati degli antichi, oppure trovano anche dei modi magari banali per esprimere questa libertà agogica, ma erano, ad esempio, fanno il paragone con il motto del cavallo, cioè un cavallo non inizia subito ad andare veloce, ma piano piano prende velocità per poi rallentare. La stessa libertà che richiede poi Frescobaldi nelle sue toccate, proprio l'emancipazione dal tactus per dare per la prima volta una libertà all'interprete. Quella naturalezza, Andrea, la naturalezza, la verosimiglianza, quella capacità di essere reali e quindi poter commuovere lo spettatore. D'altronde questa poi è una diatriba che sarebbe proseguita nella storia della musica a più riprese, se pensiamo anche prima alla musica, poi le parole, il famoso duello tra Sì. Mozart e Salieri, per cui pensiamo quanto un uomo nato nel 1567 e morto nel 1643 sia stato anticipatore e moderno, cioè a quell'epoca lì, venendo dalla bellezza perfetta apollinea, possiamo dire anche algida, Sì. di Palestrina e della prima pratica, veramente questa fu una rottura enorme, proprio come se la vita, e qui torniamo a vivere musica, come se la vita dovesse travasare sul palcoscenico e nella partitura. Esattamente così. E chiaramente Monteverdi era perfettamente in grado di scrivere nello stile osservato o nello stile antico, nello stile diciamo alla Palestrina, ma in lui c'era già la necessità di doversi esprimere anche in altri stili. Quindi lo stile diciamo del madrigale, l'invenzione del madrigale, dove appunto nei madrigali la bussola è proprio il testo. Quindi c'è la necessità di non avere più qualcuno che batte la misura, ma c'è quasi anche l'emancipazione dell'interprete, perché se noi pensiamo anche in ambito strumentale, l'interprete era comunque sempre legato al tactus, e o suonava i balli o suonava le intavolature. Poi con Frescobaldi la grande invenzione delle toccate. È stato il primo grande, certo prima di Frescobaldi abbiamo anche Claudio Merulo, Andrea Gabrieli, eccetera. Ci sono stati altri compositori di toccate, ma Frescobaldi nella sua prefazione, negli avvisi al lettore, come regola numero 1, scrive 1612: non dee questo modo di suonare essere sottomesso alla battuta, cioè questa era una grandissima novità, ma dicendo che non devi più suonare a tempo ti si apre davanti un mondo, cioè, ed è il mondo dell'interpretazione. Andrea, Cioè, questo è jazz, è jazz, beh, è suonare come non è scritto. Adesso la sto facendo grossa, però la strada è questa. sì, ed è vero nel senso c'è bisogno chiaramente di capire il testo musicale, ma allo stesso tempo hai la necessità di doverti anche allontanare da quelle note, perché sai benissimo
che quello che bisogna sempre andare al di là del testo scritto. E questa cosa di doversi proprio impadronire di un testo per poi poterlo dare al pubblico interpretandolo, perché ti chiede questo Frescobaldi, come lo chiede anche Monteverdi, chiaramente avendo sempre ben presente che non tutti i brani musicali sono delle toccate. Ripeto, quando c'è il mottetto o una parte di un salmo scritto in stile concitato è una cosa, o nello stile moderno una cosa, ma se trovi una parte di salmo scritto nello stile antico, chiaro che lì ritorna l'andamento a misura. Idem per Frescobaldi. Quindi c'è anche, diciamo, questa commistione di stili diversi, dove tutto comunque tende sempre a questo, a commuovere, a cercare di sottolineare il testo, la parola diventa regina e quindi abbiamo questa alternanza di brani dove, ad esempio, nei Salmi abbiamo tutto il complesso del vocale e strumentale, con le parti originali dei soli scritti, quelle sono tutte scritte in partitura, e poi però magari dopo il salmo abbiamo il mottetto a voce sola, e il mottetto a voce sola, ecco che lì hai questa grandissima libertà anche agogica, perché il mottetto a voce sola nello stile della seconda pratica è quasi sempre un brano molto espressivo. E quindi c'è un modo diverso di trattare il tactus. E quindi con le debite proporzioni, le debite distanze, questa è una delle chiavi per cui un autore come Claudio Monteverdi è eternamente moderno. Ci sono di quegli autori che piacciono tantissimo anche a chi non ascolta necessariamente solo musica classica, perché il segreto della canzone di buona fattura, della canzone d'autore, il segreto di Mogol Battisti, per usare un paragone forse un po' eretico, ma di quell'essere insieme di musica e parole, viene da un autore come Claudio Monteverdi, forse come nessuno quanto lui è riuscito a fare. Ma hai perfettamente ragione, cioè, Claudio Monteverdi all'epoca lo dicevano il divino Claudio, cioè Claudio Monteverdi è stato senza ombra di dubbio uno dei più grandi compositori alla pari di Bach, di Mozart o di Beethoven, cioè è veramente nella primissima categoria e se ci pensi in Italia è ancora un compositore abbastanza sconosciuto. Mentre Puccini e Verdi e anche gli altri compositori dell'Ottocento sono veramente diventati parte del nostro essere e della nostra cultura, eccetera. Questo davvero non lo possiamo dire per Claudio Monteverdi ed è un gran peccato. Trattiamo ancora questa musica come fosse una musica così lontana da noi, mentre è davvero il contrario, cioè non c'è niente di più raffinato e di più intellettualmente profondo della musica di Claudio Monteverdi, ed è stato davvero il grande pioniere, il grande inventore, cioè senza Monteverdi non ci sarebbe stato quello sviluppo nella storia musicale, del linguaggio musicale che abbiamo e che riconosciamo oggi. Ci sarebbe stata un'altra storia della musica. Io andrei avanti all'infinito, ma direi che invece parleremo ancora di Claudio Monteverdi. Questa registrazione, questo video che vedete si riferisce al, chiedevi la data, 21 dicembre 2013, Concertgebouw di Amsterdam, qualche annetto passa. Ah sì, allora le ricordavo come un'esecuzione recente, invece sono già 7 anni. Queste sono almeno le note che mi ha messo il puntualissimo Giulio De Nardo, quindi sono certa che corrispondono a verità, ma vuoi presentare tu con un'ultima pennellata anche il gruppo strumentale e vocale che era con te? Sì, sai, collaboro regolarmente con 2 orchestre, l'Orchestra Barocca di Venezia e l'Orchestra La Cetra di Basilea, perché insegno all'Accademia di Basilea, alla Schola Cantorum, che è il dipartimento appunto, una scuola, è stata il primo istituto per la musica antica al mondo. Tra i suoi allievi ci furono Gustav Leonard o Jordi Savall, René Jacobs, eccetera, eccetera. Diciamo una vera fucina, e ho
l'onore di lavorare anch'io presso questo istituto. Quindi lì si è formato poi da praticamente ex allievi della scuola, è sorta questa, anche su iniziativa del direttore dell'epoca, Peter Reidemeister, è sorta questa orchestra, la Cetra, che ormai è un'attività anch'essa di più di 20 anni. Io collaboro da 10 anni con loro e a differenza dell'Orchestra Barocca di Venezia, la Cetra ha anche un coro e questo fa della Cetra un po' un ensemble particolare. Devo anche dirti, magari questo per gli specialisti, la cosa particolare quando puoi lavorare con degli organici così anche specializzati con cui ti conosci così bene, puoi arrivare anche, ad esempio, come in questo caso, ad usare delle caratteristiche anche molto particolari nell'intonazione, nell'accordatura, diciamo, degli strumenti. Abbiamo usato per questo Vespro, e sempre quando suoniamo il 600, usiamo sempre l'accordatura del tono medio, cioè l'accordatura mesotonica. Adesso sono parole complicate, ma è interessantissimo, la spiego certo. in Sì, 3 facile. parole. Cioè le terze maggiori sono accordate senza battimenti e questa dà una sonorità tutta particolare alle armonie principali. Certamente Monteverdi usa poi alcune asprezze che si creano grazie a questa accordatura, magari per sottolineare anche certe parole un po' più tese. Sono sistemi che Monteverdi, come anche altri compositori dell'epoca, tipo Michelangelo Rossi, eccetera, usano in continuazione. Quindi il sistema del tono medio non era solo per ricercare diciamo la purezza nelle armonie, ma veniva poi a partire dalla seconda pratica anche utilizzato per cercare le durezze, come le chiamavano loro, che erano proprio possibili grazie a quel tipo di accordatura. E noi cioè regolarmente quando facciamo il 600 usiamo sempre questo sistema di accordatura detto appunto tono medio, con le 8 terze maggiori pure: Do, Mi, Re, Fa diesis, Mi, Sol diesis, Fa, La, Sol, Si, La, Do diesis, Si bemolle, Re. Quindi Io penso... nei tasti neri, e qui poi concludo, quindi il Do diesis è davvero un Do diesis, non è più un Re bemolle, quindi è molto più basso il Do diesis. Il secondo tasto nero sarà un Mi bemolle e non più un Re diesis, poi il terzo tasto nero è il Fa diesis, poi avremo un Sol diesis e l'ultimo tasto nero è un Si bemolle e non più un La diesis. Andrea, è impreziosissimo questo, diciamo, punto tecnico, perché abbiamo avuto modo di raccontare le cose in maniera semplice per tutti, ma penso che nei nostri incontri sia interessante anche poter dare la possibilità di uno scatto in più e di poter cominciare a familiarizzare anche con aspetti tecnici che sicuramente sono gustosi per chi conosce un po' il meccanismo della musica, e per chi non lo conosce ancora, seguendoci magari familiarizzeremo sempre meglio. Vivere musica nasce proprio con l'idea di trasmettere una grandissima passione, e Claudio Monteverdi appassiona noi, appassiona tanti e speriamo sempre di più. Grazie mille Andrea Marcon. Ciao Valentina, grazie a te. E grazie di cuore a te, ad Antiqua Vox e al divino Claudio Monteverdi, Vespro di Natale. Buona visione.